Ti sei mai fermato a pensare come un semplice triangolo di mais riesca a uscire da una fabbrica con lo stesso colore intenso, lo stesso rumore croccante e quel condimento che resta attaccato alle dita ancora prima del primo morso? Sembra solo uno snack qualunque, ma dietro ogni pacchetto di Doritos esiste una catena gigantesca che coinvolge immense coltivazioni, enormi mietitrebbie, camion carichi di mais, silos monumentali e macchine da taglio ad altissima velocità. E tutto funziona come una vera sinfonia industriale. Macchine, sensori, nastri trasportatori e confezionatrici lavorano al ritmo esatto per preparare pacchetti resistenti, capaci di proteggere ogni chip croccante fino all'arrivo sugli scaffali. Benvenuti su Fabbrica in Curiosità. Oggi scopriremo come nascono i Doritos nei campi, come passano attraverso macchine gigantesche e come si trasformano in uno degli snack più riconoscibili del pianeta. E la cosa più curiosa è che quasi nulla in questo processo accade per caso. La forma triangolare, lo spessore dell'impasto, il tempo di frittura, la quantità di condimento e perfino il gas azoto all'interno del pacchetto fanno parte di un'ingegneria pensata per creare la stessa esperienza milioni di volte. Hai capito bene? Quella aria dentro il pacchetto, che molti pensano serva solo a far sembrare il contenuto più abbondante, in realtà ha una funzione importante. In molti snack quello spazio viene riempito con azoto, un gas che aiuta a ridurre il contatto con l'ossigeno e protegge la croccantezza, evitando che i Doritos arrivino molli fino al consumatore. Ma la domanda principale è: come fa il mais, che nasce come una semplice pannocchia in un campo, a diventare quel chip arancione croccante e irresistibile, quello che sembra progettato apposta per fare rumore? La risposta comincia molto prima della confezione colorata. Comincia dalla terra, dal clima, dalla raccolta e da una selezione rigorosa dei chicchi. E se nell'episodio precedente hai visto come la Coca-Cola dipenda da miscelazione, pressione, imbottigliamento e da una formula avvolta nel mistero, qui la logica è diversa. Il segreto non nasce in un liquido dentro grandi serbatoi. Nasce da milioni di chicchi di mais che attraversano una filiera agricola gigantesca prima di diventare snack. Quindi controlla di essere già iscritto a Fabbrica in Curiosità, perché ora scoprirai che il vero segreto dei Doritos non è soltanto nel condimento. Comincia nel percorso impressionante che il mais compie prima di entrare in fabbrica. E qualsiasi tipo di mais può diventare Doritos? Oppure esiste una varietà speciale scelta per sopportare questa trasformazione? Resta con me e scopriamolo! Prima che un qualsiasi triangolo croccante finisca dentro un pacchetto, esiste un paesaggio che pochi associano ai Doritos. Chilometri di campi di mais, file verdi perfettamente allineate e macchine agricole enormi che avanzano come giganti su ruote. È lì, lontano dagli scaffali e dalle confezioni colorate, che comincia la storia di uno snack che sembra semplice, ma che per esistere dipende da una filiera agricola gigantesca. Il mais usato in questo tipo di produzione deve arrivare con caratteristiche molto controllate. Non basta raccogliere una pannocchia qualunque e mandare tutto in fabbrica. Il chicco deve avere una buona struttura, un'umidità adeguata, molto amido e una resistenza sufficiente per attraversare cottura, macinazione, formazione dell'impasto, taglio, frittura e condimento senza perdere lo standard. Pensa al mais come alle fondamenta di un edificio. Se la base arriva debole, troppo umida o irregolare, tutto il resto comincia a creare problemi. Nei campi, tutto inizia mesi prima che la fabbrica entri in scena. Il terreno viene preparato, i semi vengono distribuiti da seminatrici che percorrono lunghe file con precisione e ogni fila deve crescere alla distanza giusta per ricevere luce, acqua e nutrienti. Vista dall'alto, una coltivazione di mais sembra un enorme disegno geometrico, con corridoi verdi che si ripetono fin dove la telecamera riesce ad arrivare. Ed è impressionante pensare che una parte di questo oceano di piante possa finire trasformata in chip triangolari dentro milioni di pacchetti. Durante la crescita, la pianta si alza, il fusto si irrobustisce, apre foglie larghe e comincia a formare pannocchie protette dalle brattee. Dentro ogni pannocchia, centinaia di chicchi si sviluppano uno accanto all'altro, accumulando amido e acquistando compattezza.
In questa fase il clima può aiutare oppure compromettere tutto. Troppa pioggia rende più difficile l'essiccazione. Il caldo estremo può danneggiare lo sviluppo e la mancanza d'acqua riduce la dimensione dei chicchi. Per chi compra il pacchetto già pronto, tutto questo sembra lontano, ma per l'industria ogni dettaglio del campo può riapparire più tardi nella texture dei chip. Quando arriva il momento della raccolta, lo scenario cambia completamente. Le mietitrebbie entrano nei campi di mais come macchine monumentali. Davanti, una piattaforma speciale abbraccia le file di mais, afferra le piante, separa le pannocchie e convoglia tutto all'interno della macchina. In pochi secondi, ciò che era ancora attaccato alla pianta viene sgranato, pulito e separato. I chicchi finiscono nel serbatoio della macchina, mentre brattee, stocchi e residui vegetali tornano nel campo. Ed ecco una delle scene più potenti di tutta questa filiera. Quando il serbatoio della mietitrebbia si riempie, un tubo laterale riversa un flusso di chicchi dorati in un rimorchio agricolo o in un camion che segue il lavoro. Il mais cade come una cascata solida, formando montagne gialle nel cassone, mentre polvere, paglia secca e luce del sole creano un'immagine quasi cinematografica. È in questo momento che la materia prima lascia il campo e comincia ad avvicinarsi alla fabbrica. Dopo la raccolta, il mais raggiunge magazzini, cooperative o centri di ricevimento. Qui i campioni possono essere valutati per verificare umidità, impurità, chicchi spezzati e aspetto generale. Se il mais è troppo umido, può fermentare, ammuffire o perdere qualità durante lo stoccaggio. Se è troppo secco o fragile, può creare problemi nella macinazione. L'obiettivo è mantenere il chicco stabile, pulito e prevedibile, perché la fabbrica deve funzionare come un orologio. Immagina un camion che scarica tonnellate di mais in una tramoggia, quella grande apertura metallica nel pavimento. Il cassone si inclina, i chicchi scivolano in valanga e scompaiono attraverso griglie resistenti. Da lì elevatori, coclee trasportatrici e nastri portano il mais verso i sistemi di pulizia. Setacci vibranti eliminano pezzi di paglia, polvere, piccole pietre e frammenti indesiderati. Prima di diventare alimento industriale, il mais deve lasciarsi alle spalle tutto ciò che non appartiene al processo. Poi entra in scena una parte poco vista dal consumatore, ma essenziale: lo stoccaggio nei silos. Questi cilindri giganteschi funzionano come casseforti di materia prima. Al loro interno il mais deve restare protetto da umidità, calore eccessivo e parassiti. Viene monitorato perché una massa di mais conservata in modo scorretto può surriscaldarsi, deteriorarsi e compromettere interi lotti. È qui che il processo rivela una verità nascosta. I Doritos non dipendono soltanto dal condimento. Dipendono da agricoltura, trasporto, pulizia, stoccaggio e controllo qualità su larga scala. Un piccolo pacchetto porta con sé la storia di trattori, seminatrici, mietitrebbie, camion, bilance, laboratori e silos. Tutto questo prima che la fabbrica formi il primo triangolo croccante. Quando il mais finalmente raggiunge l'unità produttiva, può ancora passare attraverso una nuova pulizia e classificazione. La fabbrica deve ridurre al massimo la variazione della materia prima, perché chicchi troppo danneggiati, eccesso di polvere o impurità interferiscono con l'impasto. E l'impasto è il cuore dei Doritos. Deve essere abbastanza compatto da non spezzarsi prima del confezionamento, ma abbastanza leggero da scrocchiare in bocca. Da questo momento il mais comincia a smettere di essere chicco. Nei processi dei tortilla chips di solito viene cotto in acqua con un agente alcalino, una tecnica legata alla nixtamalizzazione. Questo trattamento aiuta a modificare la struttura del chicco, facilita la macinazione e contribuisce a formare un impasto più adatto. È una tecnologia antica, ma dentro l'industria prende la forma di serbatoi in acciaio, controllo di tempo, temperatura e proporzione. Visivamente la scena cambia ancora una volta. Spariscono i campi di mais ed entrano tubazioni, valvole, vapore e attrezzature metalliche. Il mais, prima secco e dorato, passa attraverso idratazione e cottura controllata. Se cuoce poco, resta duro e difficile da macinare. Se cuoce troppo, perde struttura e compromette il taglio. La fabbrica lavora su un confine sottile tra il punto ideale e lo spreco.
Poi i chicchi ammorbiditi passano alla macinazione. A poco smettono di sembrare mais e diventano un impasto denso, umido e granuloso. È questo impasto che porterà l'identità dei Doritos. Molte persone immaginano che uno snack triangolare nasca da una miscela artificiale modellata dal nulla, ma la base del processo è più diretta. Mais preparato, cotto, macinato e trasformato in un impasto che può essere lavorato dalle macchine. La texture deve essere al punto giusto. Se l'impasto è troppo umido, si attacca alle attrezzature, si deforma durante il taglio e assorbe olio in modo irregolare. Se è troppo secco, si crepa e si rompe prima del tempo. Per questo, operatori e sistemi di controllo osservano il comportamento della miscela. In una grande fabbrica non c'è spazio per l'improvvisazione. Lo standard deve ripetersi lotto dopo lotto. Ora arriva la domanda: dopo tutto questo percorso, come fa un impasto pesante e senza forma a trasformarsi in migliaia di triangoli identici al minuto? È quello che vedremo adesso, quando il mais finalmente prende la forma che tutti riconoscono ancora prima di aprire il pacchetto. L'impasto di mais esce dalla macinazione umido, pesante e poco invitante. A questo punto non sembra ancora Doritos. Non ha un colore intenso, non ha croccantezza, non ha un condimento deciso e tantomeno quella forma triangolare che tutti riconoscono. Ma è qui che la fabbrica comincia a trasformare una pasta di mais in migliaia di chip quasi identici. Per prima cosa, questo impasto passa in macchinari che ne controllano lo spessore. Immagina due grandi rulli metallici che comprimono il materiale come un mattarello, solo su scala industriale, con nastri, sensori e regolazioni continue. Se la sfoglia resta troppo spessa, il chip può uscire duro e pesante. Se diventa troppo sottile, si rompe ancora prima di arrivare nel pacchetto. Sembra un dettaglio minimo, ma è proprio questo spessore che contribuisce a definire il suono del morso e la resistenza dello snack. Dopo essere stato livellato, l'impasto diventa una fascia continua. Passa attraverso taglierine che incidono il motivo triangolare ad alta velocità. In pochi secondi, una superficie liscia si trasforma in una sequenza di piccoli triangoli pallidi, ancora crudi e fragili. Hanno già la forma dei Doritos, ma non ancora la personalità del prodotto finale. Ma perché proprio triangoli? La forma non è solo estetica. Le punte e i bordi aumentano la sensazione di croccantezza, aiutano il chip a sembrare più consistente e creano un'identità visiva così forte che molte persone riconoscono il prodotto anche senza vedere la confezione. Il triangolo è diventato una firma industriale. In questa fase la fabbrica deve mantenere un flusso costante. I pezzi tagliati avanzano sui nastri, ma sono ancora morbidi e delicati. Se l'impasto è troppo umido, può attaccarsi alle attrezzature. Se è troppo secco, può creparsi. Se il nastro vibra più del necessario, i chip possono deformarsi. Tutto deve accadere al ritmo giusto, perché una linea ferma o mal regolata genera sprechi in pochissimo tempo. Gli scarti del taglio possono essere reintrodotti nel processo, a seconda del sistema utilizzato. Ma anche questo richiede controllo. Se troppa massa rientra nel ciclo, la texture può cambiare e influenzare il lotto successivo. L'industria non vuole solo produrre tanto, deve produrre sempre uguale. Qui cade anche un mito comune. Molti immaginano che i Doritos nascano già arancioni e pieni di sapore direttamente dall'impasto. Ma in questa fase i triangoli sono ancora chiari, crudi e quasi anonimi. Il colore intenso, il profumo deciso e il condimento che resta sulle dita arrivano dopo. Prima il chip deve acquisire struttura. Ora arriva la parte delicata: preparare questi triangoli al calore. Se un pezzo esce irregolare, può friggere in modo non uniforme. Se è troppo umido, assorbe troppo olio. Se è fragile, diventa briciola prima ancora di ricevere il condimento. Per questo, la formazione del triangolo non è soltanto visiva. È il momento in cui la fabbrica decide se quell'impasto ha le condizioni per sopravvivere alle fasi successive. In pochi secondi il mais smette di essere una massa senza forma e comincia a viaggiare sul nastro come una moltitudine di triangoli tagliati alla perfezione. Ma sono ancora lontani dai Doritos che arrivano al supermercato.
Mancano lo shock del calore, la croccantezza e lo strato di sapore che trasforma un chip semplice in uno snack impossibile da ignorare. Ed è adesso che la fabbrica diventa più intensa. Olio bollente, nastri veloci, sensori, condimento nebulizzato e controllo qualità lavorano perché ogni Doritos esca croccante, colorato e pieno di sapore. Ora i triangoli entrano nella fase più intensa della fabbrica. Fin qui sono ancora chiari, fragili e quasi anonimi. Ma quando incontrano il calore, l'impasto perde umidità, acquista struttura e comincia a diventare il chip croccante che il pubblico riconosce. La frittura industriale richiede precisione. Temperatura, tempo e velocità del nastro devono lavorare insieme. Visivamente è una fase ipnotica. I triangoli entrano pallidi, attraversano l'olio che ribolle ed escono più compatti, dorati e leggeri. Il vapore fugge, l'umidità scende e la croccantezza prende vita. Subito dopo, l'olio in eccesso viene ridotto da nastri, vibrazioni o sistemi di drenaggio. Il morso ideale deve essere asciutto, croccante e leggero. Ed è solo adesso che arriva il grande segreto, il condimento. I chip entrano in tamburi rotanti o sistemi di applicazione, dove ricevono una miscela in polvere distribuita sulla superficie. Questa polvere deve raggiungere facce, bordi e punte, creando quello strato intenso che resta attaccato alle dita. La superficie del chip, ancora calda e con tracce d'olio, aiuta il condimento ad aderire. Se il chip è troppo freddo, la polvere non si fissa bene. Se c'è troppo olio, il sapore diventa pesante. Se il condimento è poco, il consumatore se ne accorge al primo morso. Il tamburo di condimento funziona come una valanga controllata. Mentre gira, i chip cadono, rotolano e si mescolano. La polvere viene applicata in punti calcolati e ogni movimento aiuta a distribuire il sapore in modo più uniforme. Ma come si fa a sapere se tutto è corretto a questa velocità? È qui che entra in gioco il controllo qualità. I campioni possono verificare colore, texture, sapore, peso, umidità e livello di rottura. Sensori e telecamere possono anche individuare chip troppo scuri, troppo chiari, deformati o fuori standard. Il colore rivela molto. Un chip pallido può indicare una frittura insufficiente. Un chip troppo scuro può indicare eccesso di calore o di tempo. Anche la croccantezza viene monitorata perché dipende dall'umidità finale, dallo spessore dell'impasto, dalla frittura e dal raffreddamento. Un altro punto critico è la rottura. La forma triangolare ha punte e le punte si spezzano facilmente quando il processo è sbilanciato. Se l'impasto è arrivato debole, se la frittura ha reso il chip fragile o se le cadute sul nastro sono troppo brusche, il pacchetto può arrivare pieno di pezzi. Prima del confezionamento, i chip rotti, bruciati o deformati possono essere rimossi. Il consumatore vede un pacchetto colorato. La fabbrica vede dimensione, peso, colore, croccantezza, sapore e integrità. Se ti sta piacendo scoprire quanta precisione industriale si nasconde dietro un semplice snack, lascia un like a questo video. Aiuta Fabbriche in Curiosità a portare altri retroscena di fabbriche e processi che quasi nessuno vede da vicino. Ora sì, i Doritos hanno già forma, colore, croccantezza e condimento. Ma bisogna ancora proteggere tutto questo fino allo scaffale. È il momento in cui entrano in scena le confezionatrici, il gas dentro i pacchetti, le scatole, i pallet e il viaggio finale verso il supermercato. Ora che i Doritos hanno già forma, croccantezza, colore e condimento, manca una fase decisiva: proteggere tutto questo fino all'arrivo al consumatore. Perché un chip può uscire perfetto dalla frittura, ma può ancora rompersi, ammorbidirsi o perdere aroma se la confezione fallisce. Per prima cosa, i chip avanzano sui nastri fino alle bilance automatiche. Queste macchine dividono il prodotto in porzioni esatte, calcolando il peso di ogni pacchetto ad alta velocità. Non c'è una persona che mette gli snack con un mestolo. Sono sistemi che combinano piccole quantità di chip fino a raggiungere il peso corretto, riducendo l'eccesso ed evitando mancanze di prodotto. Poi i Doritos cadono dentro le confezioni formate da macchine verticali. Il film plastico si srotola, prende la forma di un tubo, riceve la porzione di chip e viene sigillato in frazioni di secondo.
La confezione deve essere resistente, leggera e ben chiusa, perché funziona come un'armatura contro aria, umidità, luce e urti. E sai quello spazio vuoto dentro il pacchetto? Ecco. Molti pensano che sia solo un trucco, ma serve anche a proteggere i chip. Negli snack il pacchetto riceve spesso un gas protettivo, di solito azoto. Riduce la presenza di ossigeno e conserva meglio croccantezza e aroma. Inoltre, questo cuscino interno aiuta a ridurre le rotture durante trasporto e impilamento. Poi i pacchetti vengono raggruppati in scatole che passano sui pallet. I pallet vengono avvolti con film plastico e tutto entra nella logistica di distribuzione. I camion portano il prodotto verso centri di stoccaggio, supermercati, grossisti e negozi. Il percorso iniziato in un campo di mais termina su uno scaffale, dove il consumatore vede soltanto un pacchetto colorato. Ed è per questo che questo processo impressiona. Un Doritos non è soltanto mais, olio e condimento. È il risultato di agricoltura su larga scala, raccolta meccanizzata, silos giganteschi, macinazione, impasto controllato, taglio preciso, frittura, applicazione del sapore, sigillatrici e logistica. Ogni triangolo porta con sé un vero viaggio industriale. E una curiosità impressionante è che la forma triangolare aiuta a rendere il prodotto riconoscibile ancora prima del primo morso. L'industria non vende solo sapore, vende suono, texture, colore, profumo, forma e memoria. Per questo, quando qualcuno apre un pacchetto, il cervello si aspetta già quello scrocchio croccante e il condimento intenso sulle dita. Ora, raccontamelo nei commenti. Quale parte di questo processo ti ha sorpreso di più? La raccolta del mais, i silos, il taglio dei triangoli, il condimento, oppure il gas dentro il pacchetto? E scrivi anche la tua città e la tua regione, perché è sempre curioso sapere da dove la community di Fabbriche in Curiosità ci sta guardando. E se ti è piaciuto scoprire come vengono fatti i Doritos, iscriviti qui a Fabbriche in Curiosità. Qui sveliamo i retroscena delle fabbriche, delle macchine e dei processi che trasformano cose comuni in spettacoli industriali. E se pensi di aver già visto tutto, allora non immagini la fabbrica che abbiamo mostrato nel nostro ultimo episodio. Sta già comparendo lì sul tuo schermo? Clicca e vieni con me a scoprire un altro segreto nascosto qui su Fabbriche in Curiosità. Un grande abbraccio. Ti aspetto lì!